Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi guardate dove siamo. Lì intanto c'è un Tommy e un Mirko, perché siamo da Garage 52. Vi ricordate il matto con la Supra da 1000 cavalli? È proprio lui. Carissimi amici, anche oggi vi devo parlare dello sponsor di questo video, che tra l'altro ci serve perché sulla Nissan Silvia le spazzole, a parte che sono state ferme 1 miliardo di anni, quindi già si rovinano le spazzole del tergicristallo, ma comunque muovendosi toccavano dentro l'adesivo, si sono rovinate. Quindi dove le ordiniamo? Da Autodoc. Allora, come potete vedere, questa è l'app di Autodoc, quella che vi ho fatto vedere anche nell'altro video. Qui abbiamo alcuni dei miei veicoli. Oggi abbiamo Silvia S15, è proprio lei. Trovate tutto quello che serve. Noi per esempio servono le spazzole. Sono questa e questa le tue. Vai, prendiamo questa, aggiungi al carrello e ah, guarda che bello che ti fa vedere che ce l'hai già nel carrello. Allora pure questa. Olio, che bello. Allora abbiamo una spedizione gratuita, 44,91 €, pagamento. Ah, indirizzo di consegna. Sari, volete vedere dove abito? Non dico niente io, Come avete visto ci sono macchine anche che non sono presenti in Europa, perché l'S15 non è mai stata importata in Europa. Mercato giapponese. Esatto. E alcuni prodotti vi danno anche un bonus che poi vi trovate nel vostro account, e quindi dai prossimi ordini scalate il bonus e quindi risparmiate ulteriormente. Vi lascio il link in descrizione, così anche voi, se volete ordinare da Autodoc, potete farlo. Tra l'altro vogliamo fare un piccolo spoiler, perché siccome 1000 erano pochi, cos'è che hai fatto? Abbiamo dato una piccola aggiuntina. Un'aggiuntina. Un po' di benzina, un po' di corrente. Uscirà un altro video. Ve la ricordate? Vi ricordate cosa usciva da quello scarico? I demoni. Guardate che bei cerchi che ha messo. Vogliamo far vedere il vano motore? E facciamolo vedere, dai, che non vedono l'ora. Tommy, ti piace il vano motore? Guarda. Allora, vediamo. Cosa abbiamo qua dentro? Guarda. Allora c'è una grondaia per... Sì, ok. Mai visto un tubo così grosso. Poi c'è un'altra grondaia. Ma poi il turbo l'hai cambiato dall'altra volta o sbaglio? In realtà ha le stesse misure, però è un po' più performante. La nuova generazione che hanno messo in produzione, perché non testarlo? Oggi, amici miei, di cosa parliamo, Tommy? Non fa un po' ridere questa cosa? Vi racconto io, carissimi amici, c'era una volta una macchina che si chiamava Nissan Silvia. Se si fosse chiamata Nissan Mario non avrebbe rotto i coglioni, perché gli uomini non rompono il cazzo, le donne, esattamente. Riprendiamola. Nissan Mario o Nissan Claudio ha una novità. Ha una novità. Abbiamo fatto una modifica a questa macchina per renderla un po' più leggera. Come potete vedere è una modifica abbastanza radicale. È stato rimosso il motore. L'abbiamo fatto a pedali. A pedali. Il 5 settembre è uscito un video dove vi raccontavo che cosa è successo con l'officina precedente. L'officina aveva fatto il motore, ha fatto il primo motore, siamo andati a bancarlo, è stato sciolto sui rulli, quindi l'officina l'ha ripreso in mano e poi me l'ha riconsegnato. L'ha riconsegnato e si è praticamente rotto dopo 560 km. Ottimo lavoro, davvero ottimo lavoro. Perdeva olio, lo abbiamo aperto, abbiamo trovato dentro delle cose bellissime che vi avevo già fatto vedere nel video, ma oggi le vediamo dal vivo. Vediamo come lo aveva fatto bene, dai. Allora, questi sono i pistoni EBL montati 500 km fa. Perfetto. Mi sembra una roba strana questa cosa qui. Cioè non ho mai visto una biella che anche da smontata c'ha questa cosa incastrata dentro. Puoi per favore... No, allora. Una biella come deve essere, esattamente in questa maniera qui. È composta da 2 semicerchi, in cui all'interno si trova una bronzina, che vengono tenuti insieme da dei bulloni, in questo caso anche rinforzati, che tengono insieme le 2 parti della biella. Ok. Qui purtroppo abbiamo trovato nello svitare un bullone infilato storto, che si è inevitabilmente tranciato nel cercare di dividere la biella dall'albero motore, perché qui all'interno troviamo l'albero motore. Allora, io volevo fare un appunto. Siccome l'officina che ha fatto questo motore diceva che è stata colpa della mappa, io sono ignorante, quindi chiedo a un meccanico: può la mappatura infilare un bullone storto all'interno di una biella? Evidentemente no, anche perché non credo che un computer possa decidere come si avvitano le cose all'interno del motore, quindi mi sembra di capire che non sia colpa del mappatore. In questo caso specifico no. In questo caso specifico no, anche perché abbiamo visto che dai video che abbiamo visto non era l'unico danno, nel senso, questo è una cosa che abbiamo notato, ma c'erano tutte le canne segnate, cioè ce n'erano di... Beh, chiaro, teniamo conto che questi pistoni che vediamo qui hanno su 500 km. Questo è un segno evidente di una mappatura estremamente grassa. Ok.
semplicemente vedere il deposito carbonioso che c'è sul cielo del pistone, ok, per capire. Mi stai dicendo che la mappatura non era fatta benissimo. Ora torniamo all'inizio, no? Il motore la prima volta era stato appunto fatto da questa officina e mappato, cioè praticamente sono andato insieme al proprietario di questa officina, mi ha portato lui dal suo mappatore di fiducia e il motore si è sciolto lì sopra. Il motore poi è stato rifatto e io avevo offerto, siccome poi nel frattempo avevo conosciuto Mirko che si occupa di elettronica AEM, quindi sono tutti prodotti da gara, ho detto siccome la prima volta si è sciolto sul banco prova e quindi magari è stata colpa della centralina che hai montato, ossia la Nismotronic, perché non ne montiamo una da gara AEM? E mi è stato risposto, ce l'ho scritto nella chat, ti stai facendo problemi che non esistono, io la macchina te la consegno funzionante così come deve essere. Quindi presumo che anche la seconda volta questo meccanico abbia fatto mappare di nuovo la Nismotronic e questo è il risultato. Quindi i problemi che non esistono in realtà esistevano. Per me Nico sei un cliente, è giusto certo che un cliente veda cosa il meccanico ha trovato. Esatto. Io altro non posso fare, cioè, no, posso certo dirti no il motore era a posto perché, cioè, cosa ti dico, devo cambiarti una biella perché mi sei antipatico. No, devi cambiarmi una biella perché c'è piegato dentro un coso. Ma la mia domanda è, forse tu a questo non sai rispondere perché magari le avviti giuste, ma la mia domanda è cos'è che si può sbagliare per avvitare dentro un bullone così? Cioè nel senso, È avvitato storto. ma io da ignorante, quando io che non sono un meccanico sto avvitando una vite e sento che fa fatica, vuol dire che la sto mettendo storta. Esatto. Quindi da ignorante non forzo, la tiro fuori e la riavvito a mano in modo che giri bene e poi la stringo. Esatto. Quindi vuol dire che qui, anche se si è sentito duro, si è andato fino in fondo? È l'unica spiegazione? Ipotizziamo che sia accaduto così. Cazzetto! È un'ipotesi. Noi ci atteniamo a quello che vediamo. Un ARP 2000 che si trancia in questa maniera, Vuol dire che era abitato molto, cioè, forse molto. si è visto nel video che ti ho mandato, Sì. eravamo in due, uno Sì, sì, teneva sì. il motore e l'altro cercava di svitare il bullone. Guarda, lo perché- mettiamo anche adesso in sovraimpressione che loro lo rivedono. I video ce li ho tutti Perché salvati. se cercavo di svitare il bullone solo col motore legato sul cavalletto, giravo io il motore e il cavalletto insieme. E l'officina insieme, E girava l'officina tutto. insieme. Quindi abbiamo- Tolto questo, parliamo adesso di cose un pochettino più belle. Parliamo magari del motore nuovo che andiamo a fare, che così almeno parliamo di qualcosa di bello. Che Allora, dici? abbiamo portato il monoblocco e test e rettifica. Rettificheremo tutti i 4 cilindri montando dei pistoni maggiorati per assicurarci che le canne dei cilindri siano perfettamente Anche perché ricordiamo che le nostre erano state trovate segnate e non solo, erano anche ovalizzate. segnate ed ovalizzate. Non può accadere 500 km. Si suppone che il motore sia stato usato. Andremo a cambiare pistoni, andremo a cambiare bielle, andremo a cambiare collettori e metteremo su una gran bella turbina. E soprattutto, a corredo del tutto, una gran bella elettronica. Che era quella che volevamo mettere. Sì, ma non. Vabbè. Esatto. Turbina inviata generosamente da FTS, Turbochargers and More. Ah, qua non è aperto, era stato proprio a me la scoperta. Certo, io ho guardato solo che non c'era un mattone dentro. No, hanno mandato la turbina. Ciao Nicolò, onorato di poter contribuire alla preparazione della tua Silvia. Mi auguro che questo piccolo upgrade possa regalarti grandi soddisfazioni. A presto. Grande, minchia Andrea. Grazie Andrea. Riprendi il piccolo upgrade. Abbiamo votato per una Borgwarner, una FR 6758 su cuscinetti. Fai vedere come cuscinetta bene? Guarda. Pop-off integrata, water cooler, 450 cavalli. Ah, questo è quello che può raggiungere questa turbina? Esatto. Ok, però noi quello che ci fermano sono iniettori. Abbiamo gli iniettori ancora un po' piccolini. Ma che bello Tommy. Vieni, quello che vuoi te lo compro. Cosa vuoi? Vorrei quello su cui potrei montarci lì sopra. Però Tommy vuole proprio tutta la macchina intera. Questo è un furbacchione. Sta facendo Questo è un furbacchione. wastegate integrata che noi andremo a modificare per fare step. Esatto, la wastegate al momento è Perché integrata. il buon però... amico vuole botte di Capodanno. Sì, voglio sentire che fa. Allora, il turbocompressore è composto da due parti. Abbiamo una parte calda e una parte fredda. Il ruolo del turbocompressore qual è? Pompare aria all'interno del motore. Compito che è svolto dalla parte fredda. Che cosa fa? La aspira, la pressurizza e la pompa da questo tubo che va al motore. La girante fredda è collegata alla girante calda, che è azionata dai gas di scarico. Che cosa fanno i gas di scarico? Arrivano dei collettori, si incanalano in questa cavità qui e vanno a far girare la turbina
che è dentro qui. Ok, che fa girare quella fuori che aspirare. Esatto. Ok. Come si fa a regolare i giri di questa turbina qua? Abbassando il flusso di gas che gli viene inviato. Certo. Questo come viene fatto? Attraverso la wastegate, che è questo meccanismo che troviamo qui. Nel momento in cui questa membrana qui viene azionata tramite una pressione che viene inviata dall'elettrovalvola di comando, lei che cosa fa? Va a aprire uno sportellino che devia il flusso dei gas di scarico dal foro di entrata, li fa direttamente uscire al foro di uscita, bypassando quella che è la turbina. Quindi non va alla turbina, ok. Facciamo vedere lo sportellino che si apre, quello della wastegate. Quello là, giusto? Esatto. Ok. Noi che cosa faremo? Un po' per ragioni cinematografiche. Cinematografici. Sì, noi vogliamo un po' perché comunque ci piace avere una contropressione bassa allo scarico. Elimineremo questo dispositivo di valvola wastegate integrata e andremo a montarla esternamente. Dove la montiamo esternamente? Sui nostri bei collettori. Questi collettori sono arrivati? Australia. Mazwork 3 mm, equal length, prodotto garantito a vita. Beh, quelli costavano una fucilata. Quanti l'ho pagato? Ma non mi ricordo. Costicchiano 900, 1000 euro. Quanto cazzo l'ho pagati? Di più forse? Forse 1200. 1200, Va bene, ok. Si monta qua la turbina. La turbina andrà montata in questa maniera. Oh, ma che bello. Quindi avremo la turbina in bella vista. Come? Prendi per esempio quella sopra lì. È giusto per far capire che appunto è top mount, non è nascosta sotto, ma tu appena apri è lì in bella vista. Così quando ti fermano i carabinieri tu dici: oh, hai visto che turbina che ho montato? E la wastegate andremo a montarla bella qui. Andrà sotto come quella punto GT lì? No. E mi sfiamma da sotto? No. Allora, questa è una punto GT. Guardate cosa c'è qua. Che cos'è questo tubicino qua? Raccontacelo. Lo scarico della wastegate. Sfiammerà da sotto. Esatto. Quindi sfiamma un po' dietro, un po' sotto. Che bello. Il blocco e la testa sono già in rettifica. Benissimo. Andremo a montare anche delle valvole rinforzate. Ok. Delle guide valvole in bronzo. Faremo i video proprio di tutto il montaggio del motore. Cioè mentre lui lo assemblerà io sarò con la videocamerina a riprendere tutto. Quindi ci sarà il video dell'assemblaggio, il video della bancata, il video della mappatura, il video dell'installazione dell'elettronica. Esatto. Con tutti i corredo che può fare un'elettronica da competizione. Quindi rolling, anti-lag. Ah, mettiamo anche il rolling, anti-lag, quelle robe lì. Potevano mettertelo. Cioè praticamente quindi facciamo pum pim pum pim. Allora adesso facciamo che togliamo sto adesivo sia dal parabrezza che dal lunotto dietro, perché sinceramente non posso più vederlo. Qua l'ha messo lui, ma secondo me mi ha segnato il vetro con un taglierino. Eccolo qua, sì, vedi? Bene, quindi ci ha anche graffiato il vetro, grazie. Sono molto contento perché solo il motore sinceramente sarebbe stato poco. Meglio anche graffiare il vetro, almeno facciamo unplane. Irina la zingara. Cioè, raccontaci un po'. Questa è la macchina di Pagani Simone, pluricampione italiano negli ultimi 10 anni. 6 volte mi pare, o sbaglio? Tipo 5 volte di fila e... esattamente. Vero? Ok. È un E36 con dentro il motore dell'M3 E46, quindi l'S54 leggermente aiutato. Aiutato in che senso? È un motore che nasce aspirato. Ma... E noi ci abbiamo aggiunto lei. Sta minchia. Ok, quindi l'avete aiutato con lei. 780 cavalli. Tutta tranquillità, con molto margine di incremento, ma già così è inguidabile. Diciamo che lui è uno dei pochi che riesce a farla andare. Andate a seguire su Instagram e vedrete delle gran belle cose. Esatto. Ma vogliamo accendere a questo punto? Vabbè, non farà la stessa scena, ma almeno la punto GT per sentire come gira, no? Ma sì. A me adesso comunque, a parte gli scherzi, mi piange il cuore vedere sta cazzo di macchina così. Quante volte sono riuscito a guidarla? Pochissime. Quante volte l'ho vista ferma? Sempre. Ed è ancora qui, senza il motore. Madonna, senti che profumo, è proprio lei. Senza il cambio. Arriva un momento che praticamente inizi a odiarla. Vabbè.
aspettiamo di nuovo di sistemarla. Questa volta sarà molto più veloce delle altre. Amici da Garage 52, oggi è tutto. Come se fossimo in un programma televisivo, visto? Sì. E linea allo studio. È una serie televisiva. Ora attendiamo te, Mirko. Quando ti arrivano i pezzi dalla rettifica, montiamo su tutto. Ci ritroviamo ancora, sembra un motore. Esatto, quindi prossimo video, assemblaggio motore. Rimanete collegati sul canale Passione Motori, noi vi salutiamo. Ciao belli. Linea allo studio.